Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video calciomercato del nostro Napoli. Ovviamente parliamo di un nome che nelle ultime 48 ore si è fatto avanti, per il quale si ha, almeno a ciò che si dice, già il benestare del calciatore che sposerebbe la causa Napoli già da domani. Bisogna trattare ovviamente con il Sassuolo, parliamo di Maxim Lopez al posto di Demme che parte per il ruolo di Vice Lobotka. Grandissimo profilo, un calciatore secondo me da prendere domani, ma nell'ultima intervista a Carnevali si dice che non c'è stato ancora nessun interessamento del Napoli, nessuna offerta presentata ovviamente, però conosciamo Carnevali e visto che noi abbiamo a detta del calciatore già il suo benestare, sarebbe il caso di andarlo a prendere per la cifra intorno ai 15 milioni, per le qualità del calciatore e per avere finalmente un vice Lobotka che quest'anno non abbiamo avuto, e se Stanislav un raffreddore, un piccolo infortunio eccetera eccetera, rimaniamo comunque senza playmaker. Quindi Maxim Lopez da prendere subito è la mia modesta opinione, fatemi sapere la vostra nei commenti. L'altro nome che è uscito ieri, accostandolo anche a quello di Adama Traoré e di Orsolini nel caso dovesse partire Lozano, ovviamente sulla fascia destra, ma per incrementare la qualità sulla destra c'è un nome che a me non è che andrebbe a genio, di più farebbe secondo me molto bene a Napoli e mi farebbe impazzire perché mi piace tantissimo come calciatore. Ovviamente è la mia opinione personale, parliamo di Jesper Lindstrom dell'Eintracht, giocatore da fascia, esterno di sinistra, gioca anche a destra, dribbling forsennati, tanta corsa, velocità, rapidità, i piedi sono sicuramente migliori di quelli di Lozano e non voglio sbilanciarmi, ma anche migliori di quelli di Politano. Operazione che si potrebbe aggirare intorno ai 30 milioni. Secondo me sarebbe il colpo per eccellenza sulla fascia destra, sempre nel caso che perdiamo Lozano, perché io sto parlando solamente in base al fatto che perdiamo un calciatore e ne rimpiazziamo un altro. Attenzione, non sono qui a chiedere ulteriori esterni a destra nel caso non parta nessuno, però Jesper Lindstrom è un grandissimo calciatore. Partiamo da Maxim Lopez e poi andiamo ad esaminare un attimo i numeri e caratteristiche di questo esterno dell'Eintracht che ha fatto molto bene quest'anno nell'ultima stagione e anche nella nazionale danese. Maxim Lopez, caratteristiche da regista, rapido, bassino e un po' esile a livello fisico perché non arriva nemmeno a 60 kg, però per fare il playmaker servono caratteristiche fondamentali che sono precisione di passaggio, un tantino di incontrismo da poter spendere durante il match e ovviamente visione di gioco. Maxim Lopez ha tutte queste caratteristiche. Parliamo di un calciatore con una media di passaggi riusciti nell'ultimo campionato poco sotto al 90%, quindi i numeri non si discutono e parlano da soli. L'unica statistica che potrebbe far storcere un poco il naso sono le ammonizioni. Parliamo, mi sembra, di 14 cartellini in 30 partite stagionali, alla media di un cartellino ogni due, però è una statistica che va analizzata a 360 gradi perché nel ruolo di playmaker, se hai in un 4-3-3 due calciatori che poi riescono a fare i raddoppi di marcatura e non devi andarci tu stando da parte e facendo prettamente il ruolo di playmaker, ovviamente i cartellini diminuiscono di gran lunga perché non vai a fare un raddoppio, non devi spendere il fallo perché ci sono gli altri due centrocampisti che lo fanno per te e tu ricevi palla e dai i tempi di gioco. Quindi bisogna vedere la formazione, bisognerebbe analizzare dove giochi al Sassuolo, come gioca il Sassuolo per poi poter comparare questa statistica di cartellini. Ovviamente un cartellino ogni due partite di media è comunque tanto, ma nel ruolo di playmaker, almeno inteso come gioca il Napoli,
i falli da spendere sarebbero molto meno di quelli che si possono spendere al Sassuolo, perché c'è molto, diciamo che c'è molto meno incontrismo e più proiezione offensiva forse nei compagni di reparto al Sassuolo, che coprono di meno. Invece a Napoli avresti comunque Anguissà che ti va a parare a destra insieme a Di Lorenzo, sulla sinistra sei coperto perché comunque Zielinski la doppia fase la fa in maniera eccellente. Quindi la statistica dei cartellini la lasciamo un attimo da parte. Mi tengo la precisione dei passaggi lunghi e corti, perché poi parliamo di un quasi 70% di lanci lunghi riusciti. Parliamo di su 30 partite più di 50 passaggi decisivi per quanto riguarda il modulo offensivo e passaggi decisivi che portano ad un'azione di un probabile gol. Quindi caratteristiche che farebbero bene sicuramente al Napoli, e poi in primis perché ci serve il vice Lobotka. Quindi promosso per me è da prendere domani per la cifra, per le caratteristiche, Maxim Lopez del Sassuolo. Jesper Lindstrom ovviamente è un mio sogno, perché è un calciatore che mi piace tantissimo per quanto riguarda la sfrontatezza nel come ti affronta, dribbling secco quasi alla Kvaratskhelia. Non mi voglio sbilanciare, ma guardando gli highlights, ragazzi, è un calciatore stratosferico nell'uno contro uno, velocissimo in fase offensiva, forse hai meno copertura perché è un calciatore che offende tantissimo, però forse nella doppia fase pecca un tantino. Risolveremo diversamente, però avere un calciatore in rosa che possa giocare a sinistra da vice Quara e da schierare a destra nel caso parta Lozano sarebbe veramente tanta tanta roba. Calciatore ovviamente in orbita di tantissime big europee, non c'è solo il Napoli, anzi non c'è proprio il Napoli, perché comunque una voce uscita ieri accostata, ripeto, ad Orsolini e Adama Traoré, tra i due mi prendo Adama Traoré perché Orsolini non mi fa impazzire. Sicuramente è un calciatore di qualità, sicuramente un esterno che comunque segna, però tra i tre la mia classifica è il giocatore dell'Eintracht in primis, Adama Traoré e Orsolini come terza scelta, ma spero che il Napoli, nel caso debba ovviamente, ripeto, prendere qualcuno per la partenza di Lozano, si opti per un profilo un po' più alto. E Jesper Lindstrom, ragazzi, è tanta tanta roba. Io sono rimasto innamorato di questo calciatore perché appunto non abbiamo nemmeno il vice Quara, quindi prendere un jolly che può fare destra e sinistra, che poi visti gli highlights o a destra o a sinistra fa poca differenza, perché punta l'uomo, è bravissimo nell'ultimo passaggio, visione di gioco, tiro in porta, ha tutto ciò che serve per poter far bene, soprattutto in moduli offensivi 4-3, il calcio di Garcia. Sarebbe stato bene anche nel modulo di Spalletti. Comunque per i 4-3 è un calciatore fantastico, ragazzi. Detto questo, speriamo di affondare qualche primo colpo, perché il mercato è cominciato. Ormai Giuntoli è il passato, al di là di come la vogliate pensare, è andato alla Juve o meno. Per me avversario da ieri, lo ringraziamo per ciò che ha fatto a Napoli. Chiusa la pagina Giuntoli, dobbiamo guardare la realtà e puntellare a Napoli nei ruoli che servono, calciatori adeguati per mantenere lì l'asticella. Il Napoli sicuramente lavorerà come si deve e bene, come ha fatto sempre nelle sessioni di mercato, pur dovendo vendere a volte qualche pezzo da 90. Aspetteremo però il nome del difensore, perché lì c'è da analizzare poi nel complesso più al dettaglio ciò che serve per rimpiazzare il nostro Kim. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao.